Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Come costruire un trucco occhi con uno o due ombretti, come scegliere i colori e dove applicarli. Vi mostrerò in questo tutorial un trucco realizzato con due ombretti con un effetto ad alto contrasto cromatico ed un trucco occhi realizzato con tre ombretti con un effetto contrasto medio. Il primo colore da utilizzare, da scegliere, è sempre quello più scuro, quindi iniziamo dal colore più scuro. Il colore può essere un marrone scuro, un marrone più chiaro, può essere un blu, può essere un viola, può essere un verde. Non è importante tanto il colore in sé, ma è importante il fatto che questo colore deve essere il più scuro che utilizzerete nel trucco e soprattutto deve essere un colore opaco. Oppure potete utilizzare anche un colore satinato, dove andiamo a posizionare il primo colore nell'angolo esterno dell'occhio. Il colore scuro è quello un po' più difficile da gestire, perché anche se lo applicate in piccole zone, poi quando lo andrete a sfumare, ahimè, questo si allargherà e sarà il colore alla fine che vedrete di più. Per evitare questo potete utilizzare, proprio anche per prendere il colore più scuro, un pennellino più piccolo. Quindi applico il colore sulla palpebra, nella parte più esterna dell'occhio. Posso anche con il pennello creare un rettangolino. Salgo lo stesso colore opaco, che può essere un viola, in questo caso un marrone oppure un verde, vi consiglio di applicarlo anche sotto, quindi al massimo due colori sotto. Per oggi ne applicherò solo uno. Si può anche applicare un colore diverso sotto, ma dipende dal vostro tipo di trucco. Il secondo colore sarà il colore che andrà a occupare la maggior parte della palpebra. Deve essere comunque un colore che vi piace, un colore che vi dona e soprattutto deve essere un colore più chiaro rispetto al colore che avete applicato nell'angolo esterno, perché se vi stanno bene i colori perlati scegliete i colori perlati, se vi stanno bene i colori opachi ovviamente scegliete i colori opachi. Se vi sta bene il contrasto, cioè un colore scuro e un colore chiaro, con una grande differenza tra un colore e l'altro, quindi uno molto scuro e uno molto chiaro, potete scegliere anche un colore champagne, o un colore come questo che è un bianco panna perlato, un rosa molto chiaro, un azzurro molto chiaro, o un grigio molto chiaro, comunque colori molto molto chiari. In questo caso perlato, e quindi c'è un grandissimo contrasto tra l'opaco e il perlato. Ognuno di noi, essendo diverso, ha delle caratteristiche uniche. Per poter capire se ad esempio vi stanno bene i contrasti, per poter capire quali sono i colori che vi stanno bene da utilizzare nel trucco, devo fare un'analisi armocromatica. Io questa analisi la faccio all'interno dei miei corsi, poi vi lascio il link, vi lascio nelle schede, nella descrizione del video, perché sono corsi individuali e personalizzati, cioè servono proprio per andare ad aiutare la singola persona a valorizzarsi. Quello che vi dico all'interno dei miei tutorial è tutto molto standard. Volevo informarvi che ho risposto a tutti coloro che mi hanno chiesto info e che si sono iscritti ai corsi. Vi consiglio di controllare gli SMS, le email, perché a volte capita purtroppo che finiscano nelle promozioni e nello spam e che non vengano lette. Vi consiglio di utilizzare un pennello piatto. Ho deciso su quest'occhio, così vi faccio vedere anche la differenza, di applicare un bianco panna perlato. Quindi di creare il massimo contrasto e lo applichiamo fino alla piega che è qui della palpebra. In questo caso, se andiamo ad utilizzare un colore perlato chiaro, possiamo evitare di aggiungere un terzo colore e quindi possiamo applicare, e qui ci vuole un pennellino di precisione, lo stesso colore anche nell'angolo interno dell'occhio e anche
leggermente sotto. In quest'altro occhio invece creerò un molto meno contrasto utilizzando questo colore marrone leggermente più chiaro. Oppure potete usare anche un rosa per un trucco da giorno, ma comunque il contrasto è molto meno accentuato rispetto a questo tipo di combinazione. Vi consiglio, non è diciamo indispensabile, ma andare a illuminare l'angolo interno dell'occhio permette anche di andare a sottolineare il vostro sguardo. In questo caso, nell'angolo interno dell'occhio potete utilizzare sia un colore opaco sia un colore perlato. Andrò ad applicare un colore opaco, giusto per farvi vedere la differenza. Prendo un pennello da sfumatura e sfumo il colore. Cercando sempre di andare a sfumare nella zona di distacco tra i due colori. Vi consiglio comunque di sfumare sempre lo scuro sul chiaro. Poi sfumo anche un po' sotto. Se poi vedete che va ulteriormente sfumato, c'è ancora distacco, potete anche intervenire, forse anche più semplice, con un piccolo pennellino in modo da ridurre totalmente il distacco. Stessa cosa faccio da quest'altra parte. Quindi oggi vi ho fatto vedere come andare a creare un trucco con due colori e un trucco con tre colori, come andare a posizionare i colori, quali colori scegliere e perché, ma soprattutto vi ho fatto vedere come creare due effetti completamente diversi, un trucco ad alto contrasto e un trucco invece con un contrasto più basso. Se vi è piaciuto questo genere di video, mi raccomando, sostenetelo mettendo un mi piace, in questo modo saprò che l'argomento vi interessa e soprattutto che vi è piaciuto. Vi saluto, vi aspetto mercoledì prossimo con un nuovo video di make up. Buon make up a tutti, un bacione, vi saluto, alla prossima, ciao!